Ci sono strumenti che nascono per avvicinare le persone alla natura e i nuovi Kowa SV terza versione sembrano progettati proprio per questo. Ciao a tutti e ben ritrovati su binomania.it. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici dal 1997. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e leggere l'articolo completo su binomania.it, dove troverete tabelle, fotografie e dati tecnici più approfonditi. Oggi, come avrete capito, vi parlerò in anteprima della nuova serie Kowa SV terza, che sarà presentata ufficialmente il 6 luglio 2026. Grazie a Kowa Optimal Deutschland ho potuto infatti provare anzitempo tutti e quattro i formati 8x32, 10x32, 8x42 e 10x42. Questa non è una semplice presentazione ma una vera prova sul campo. Infatti li ho utilizzati durante il mese di giugno nel birdwatching, nell'osservazione del paesaggio, al crepuscolo e anche in qualche test astronomico. Vedrete questo video il giorno della presentazione. I nuovi binocoli SV rappresentano la gamma più accessibile del catalogo Kowa, ma non sono un semplice aggiornamento degli SV secondi. Kowa ha migliorato aspetti concreti, campo visivo più ampio, dimensioni più compatte, peso inferiore ed ergonomia più curata. Per l'Italia ovviamente Auriga mi ha anche comunicato i prezzi ufficiali: 319 euro per l'8x32, 329 per il 10x32, 339 per l'8x42 e 349 per il 10x42. Siamo quindi in una fascia entry level media, ma con caratteristiche veramente interessanti. Insomma, se siete curiosi di saperne di più, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale perché inizieremo subito dopo la breve sigla. A tra poco. La prima cosa che si nota prendendoli in mano è il netto passo avanti rispetto alla serie 2. I nuovi SV terzi infatti sono più corti e più leggeri. Per darvi qualche dato concreto, l'8x32 passa da 565 a 485 grammi, quindi risparmiamo 80 grammi. Il 10x32 perde 95 grammi e addirittura l'8x42 ne risparmia 120 e il 10x42 115. Anche la lunghezza cala in modo evidente, soprattutto nei modelli da 42 mm, che sono più corti di circa 25 mm rispetto alla generazione precedente. La mia bilancia elettronica ha confermato valori molto vicini a quelli dichiarati, circa 475 grammi per l'8x32, 4,92 per il 10x32, 5,45 per l'8x42 e 5,56 per il 10x42, ovviamente senza i tappi e la tracolla. Esteticamente hanno uno schema classico, come vedete, con ampio ponte centrale, cerniera solida e una grande manopola di messa a fuoco posizionata nella parte anteriore. La zigrinatura è efficace e la rotazione è fluida e ben controllabile. L'armatura verde Kowa poi mi è parsa ben realizzata. Nella parte inferiore ha una trama leggermente più porosa, utile secondo me per migliorare la presa, dove appoggiano i pollici e parte del palmo. I modelli da 32 mm sono ovviamente più rapidi e piacevoli da portare agli occhi, ma anche i 42 mm risultano comunque molto maneggevoli rispetto ai modelli precedenti. Buona anche la messa a fuoco. Kowa dichiara 2 metri per i 32 mm, ma nei miei esemplari sono riuscito addirittura a mettere a fuoco circa 1,5 metri, sebbene ovviamente nella pratica sia più confortevole osservare da 2 metri in poi. I modelli da 42 mm sono dichiarati a 3 metri e anche in questo caso nei miei test sono arrivato a circa 215 cm. La corsa per raggiungere l'infinito è di poco superiore a un giro completo, quindi abbastanza rapida secondo me e adatta anche al bird watching. Passiamo adesso alla parte ottica.
In questa fascia di prezzo, ragazzi, è abbastanza normale non trovare vetri ED a bassa dispersione. Kowa infatti nei materiali ufficiali non parla di elementi ED, ma di ottiche fully multi-coated, progettate per offrire immagini nitide, una buona risoluzione e un contrasto naturale. Quindi ragazzi, siamo di fronte a binocoli acromatici ma con una resa che mi è parsa veramente valida per la categoria. Durante l'osservazione diurna le immagini infatti sono luminose, abbastanza contrastate e con una tonalità dei bianchi piacevolmente neutra. Ho confrontato i nuovi SV con il mio Kowa Genesis 8,5x44 che ovviamente rimane superiore per nitidezza, contrasto, correzione cromatica e controllo della luce diffusa. Tuttavia vi devo dire che i nuovi SV mi hanno sorpreso, soprattutto considerando il prezzo di listino. La differenza rispetto al Genesis c'è, ci mancherebbe, ma comunque non mi è parsa così enorme come si potrebbe immaginare guardando soltanto la differenza di prezzo. La nitidezza al centro del campo è molto soddisfacente, così come il contrasto. Anche in questo caso ho percepito un netto miglioramento rispetto alla precedente serie. Non siamo davanti a un semplice cambio di nome o un aggiornamento marginale, ma a una serie più matura, più piacevole e più moderna. Un aspetto molto importante di questi binocoli poi è la grandangolarità. Infatti i campi reali dichiarati sono molto interessanti. 8,7 gradi per l'8x32, 6,7 per il 10x32, 7,2 gradi per l'8x42 e 7 gradi per il 10x42. Tradotto in campo a 1000 metri significa 152 per il piccoletto, 117 per il 10x32, 126 per l'8x42, 122 per il 10x42. Valori molto interessanti secondo me per questa categoria di prezzo. L'8x32 infatti è veramente molto panoramico, mentre il 10x42 con 7 gradi reali offre una visione decisamente coinvolgente con un campo apparente di 70 gradi. L'8x42 è quello meno spinto come campo apparente, quindi non è definibile come grandangolare almeno secondo la mia concezione, ma per comodità, luminosità e estrazione pupillare di 20 mm è molto utile e adatto a chi osserva con gli occhiali. Gli oculari poi mi sono parsi ben progettati perché le lenti di campo hanno dimensioni generose per la categoria e i paraluce sono morbidi e confortevoli. L'estrazione avviene tramite rotazione con un sistema click stop abbastanza evidente. Ho apprezzato poi il fatto che Kowa abbia curato in modo diverso i vari formati, perché sui 32 mm i paraluci sono leggermente più bassi, quasi a filo della lente di campo, quando sono completamente abbassati, mentre sui 42 mm, soprattutto sull'8x42, la conformazione è comunque generosa e molto comoda. Per quanto riguarda i prismi, questa nuova serie SV utilizza un classico schema a tetto Schmidt-Passion. Le pupille di uscita mi sono parse sostanzialmente circolari, con una vignettatura minima che è variabile ovviamente in base al formato, ma che non è mai invasiva. Anche ad esempio osservando il cielo illuminato, il bordo della pupilla non è mai parso, diciamo così, problematico. Il diaframma di campo è abbastanza netto, non è tagliente come un rasoio, ma ben definito nella sua fascia di prezzo. Non ho notato luce diffusa evidente vicino alla pupilla di uscita, potete notarlo in questo particolare. Soltanto qualche riflesso generato da prismi e da gabbie dei prismi, ma lontano dalla pupilla, quindi decisamente poco influente nell'osservazione reale. Anche qui rispetto ai miei appunti precedenti sulla serie 2 ho notato un miglioramento concreto. Infine abbiamo rivestimenti ottici di buona qualità. Kowa dichiara ottiche fully multi-coated e nel comunicato preliminare viene citato anche il trattamento KR, quindi è un trattamento pensato per respingere polvere, sporco, umidità e facilitare la pulizia delle superfici ottiche. Sugli esemplari che ho ricevuto ho notato un rivestimento verde violaceo sugli obiettivi e prevalentemente verde sugli oculari. Anche la prova di specchiare il mio viso, come faccio spesso, sulle superfici ottiche ha mostrato pochissimi dettagli riflessi, quindi segno di un trattamento antiriflesso efficace. Molto buona invece la resa diurna, perché anche con il sole vicino al bordo del campo i nuovi Kowa SV si sono comportati bene, mantenendo infatti un'immagine leggibile
e comunque abbastanza contrastata. Infatti ragazzi, rispetto a un top di gamma come il Kowa Genesis la differenza c'è, è ovvio, ma questi SV3 o SV terzi si difendono meglio di quanto mi aspettassi. Per quanto riguarda il cromatismo bisogna ricordare che non utilizzano vetri D, quindi su soggetti molto contrastati o in controluce, come vedete c'è un po' di liberazione cromatica, si nota anche al centro del campo. Nell'uso normale però rimane contenuta e spesso è addirittura poco percepibile. Tra i vari formati l'8x32 mi è sembrato il più equilibrato, mentre il 10x42 mostra un leggero cromatismo in più, questa comunque è una cosa abbastanza prevedibile. Anche il cromatismo laterale è presente verso i bordi, ma non l'ho trovato invasivo nel birdwatching e anche nell'osservazione naturalistica. La resa ai bordi non è perfetta, quindi non ci sono oculari con lenti asferiche e un po' di curvatura di campo si nota. I modelli a 8 ingrandimenti iniziano a perdere definizione intorno all'80% del campo di giorno, mentre i 10x resistono leggermente meglio, arrivando direi a un buon 85% a partire dal centro. La distorsione angolare a cuscinetto è visibile verso la periferia, ma nell'uso pratico non mi ha disturbato. Ho fatto anche qualche prova astronomica poi. Sui campi stellari le stelle iniziano a deformarsi verso il bordo per come astigmatismo, soprattutto nell'8x32 che, come avete capito, è il campo più ampio. È però un comportamento normale per binocoli grandangolari di questa fascia di prezzo, che sono poi oltretutto non progettati specificatamente per l'astronomia. Arriviamo adesso alla parte che secondo me è la più importante, ossia le impressioni pratiche sul campo. Dopo vari giorni di utilizzo, sempre in gran segreto, posso confermare che la nuova serie Kowa SV terza rappresenta un netto miglioramento rispetto alla precedente serie SV. Non siamo di fronte a un semplice cambio di sigla, ve l'ho già detto, ma un'evoluzione che definirei concreta. I nuovi modelli infatti sono più compatti, leggeri, più grandangolari e soprattutto sono anche più piacevoli da utilizzare. Nel birdwatching ho apprezzato molto la grandangolarità, la rapidità della messa a fuoco e la buona resa dei colori e comunque la brillantezza in generale per essere dei binocoli acromatici. Il modello che mi ha colpito di più per l'immediatezza è l'8x32 perché è leggero, compatto, molto panoramico e permette di inseguire facilmente piccoli passeriformi, rapaci in volo e soggetti rapidi tra rami e vegetazioni. Il 10x42 invece potrebbe essere un binocolo definitivo per chi non vuole investire cifre superiori, ma desidera comunque più ingrandimento, buon dettaglio e comunque una discreta luminosità rispetto a un top di gamma e una costruzione affidabile. È un formato che vedo molto bene per chi vuole un solo binocolo da usare in molte situazioni. Ho apprezzato, ragazzi, anche la resa in controluce che mi è parsa migliorata rispetto alla generazione precedente. Il cromatismo al centro del campo è presente perché, ve l'ho confermato, non ci sono vetri a bassa dispersione, ma nell'utilizzo normale non è mai invasivo. Inoltre, anche osservando rapaci e soggetti contrastati contro il cielo, i modelli a minore ingrandimento, soprattutto l'8x32 e l'8x42, mi sono sembrati leggermente più rilassanti e puliti. Nell'osservazione del paesaggio invece l'8x32 è stato forse il modello più divertente perché offre quasi 9 gradi di campo reale, pesa poco, è compatto e regala comunque una visione molto panoramica. Non è corretto perfettamente fino al bordo, è ovvio, ma la perdita di definizione non è così drammatica e secondo me i dettagli restano ancora leggibili anche nelle zone periferiche, soprattutto di giorno, e meglio con due occhi che rispetto a quanto vi sto facendo vedere con l'iPhone. È un binocolo che potrebbe far desistere molte persone dall'acquisto di un classico 8x25, perché il motivo è semplice: rimane leggero e trasportabile, ma offre oculari più comodi, una pupilla di uscita più generosa e una visione che definirei più rilassante. Per l'uso diurno, durante paesaggi, viaggi, escursioni, osservazioni naturalistiche, mi sembra realmente molto centrato. Il 10x32 dà qualcosa in più in termini di dettaglio, come ho potuto vedere anche nei test con la U-Safe Char che trovate nell'articolo, mentre i due modelli da 42 mm sono ovviamente più universali, più adatti anche all'uso in luce calante. Al crepuscolo infatti ho preferito fuori da ogni dubbio l'8x42,
Non è il modello più grandangolare della serie, come vi ho detto, a livello di campo apparente, ma offre delle immagini luminose, una pupilla di uscita generosa e comunque un comfort di osservazione molto elevato, e il più rilassante forse per le osservazioni prolungate quando la luce inizia a diminuire. L'ho confrontato anche ovviamente con il mio Kowa Genesis 8,5x44, naturalmente il Genesis è superiore, è più nitido, è più contrastato, i bordi, le sagome dei caprioli si vedono meglio, quindi più corretto e più raffinato, pesa di più. Tuttavia la differenza prestazionale non è sembrata proporzionale, come quasi sempre, alla differenza di prezzo. Questo è un aspetto importante perché dimostra che Kowa ha lavorato bene anche su una serie molto più accessibile. Grazie alla buona estrazione pupillare, comunque alla leggerezza e alla compattezza, direi che l'8x42 può essere portato con piacere anche da fotografi naturalisti, cacciatori fotografici e non, e osservatori che hanno già molta attrezzatura nello zaino ma vogliono aggiungere un binocolo senza aumentare di troppo il peso e l'ingombro. Poi ho fatto anche qualche prova astronomica. Ovviamente non sono binocoli specificatamente progettati per l'astronomia, quindi non abbiamo elementi asferici nel trenottico, pensati per mantenere le stelle perfettamente puntiformi fino al bordo. Del resto, ragazzi, se così fosse, costerebbero di più. Detto questo, vi posso confermare che nell'uso astronomico occasionale possono regalare comunque qualche soddisfazione. L'8x32 vince per panoramicità, quindi grande campo reale consente di osservare ampie zone di cielo, ad esempio in questo periodo costellazione del Cigno, doppio di Perseo, quindi Perseo Cassiopea e campi stellari estesi. Il 10x42 entra maggiormente nel dettaglio, per esempio osservando il doppio ammasso di Perseo ho percepito meglio le strutture degli ammassi rispetto all'8x32, beneficiando anche di un fondocielo più scuro. Mi aspettavo anche un risultato peggiore sulla Luna, invece vi devo dire che al centro del campo il cromatismo è abbastanza ben contenuto e anche in questo caso ho notato come l'8x32 mi sia sembrato leggermente più corretto, probabilmente grazie anche al formato più piccolo e alla minore luminosità percepita. Riassumendo, ragazzi, i pregi principali, direi prima di tutto netto miglioramento rispetto alla serie SV seconda. I nuovi SV terzi sono più leggeri, compatti, più leggeri e più moderni nella resa generale. Il secondo pregio è il campo visivo molto ampio, soprattutto nell'8x32 è un bellissimo campo apparente del 10x42. È una caratteristica abbastanza rara in questa fascia di prezzo e rende l'osservazione molto più immersiva. Ho poi apprezzato la buona nitidezza al centro del campo, il contrasto soddisfacente, l'ergonomia in generale, una messa a fuoco fluida e rapida e la buona resa in controluce e comunque anche il buon trattamento antiriflesso che mi è sembrato in questo caso veramente valido per la categoria. Tra i 4 modelli l'8x42 merita una citazione specifica secondo me per la sua comodità di utilizzo. Ha una pupilla di uscita generosa, così come un'estrazione pupillare di 20 mm, si nota anche nel digiscoping, quindi è molto confortevole anche per chi osserva con gli occhiali. I difetti naturalmente ci sono, non abbiamo V3D, quindi un po' di cromatismo residuo ve lo dovete aspettare, ed è visibile su soggetti molto contrastati o in controluce. La correzione ai bordi non è perfetta, soprattutto si nota nell'utilizzo astronomico, dove compaiono comunque coma e astigmatismo. Nella zona però periferica. L'8x42, pur essendo molto comodo, è il meno grandangolare, quindi sotto i 60 gradi di campo apparente. Tuttavia, ragazzi, bisogna ricordare la fascia di prezzo. Parliamo di binocoli che in Italia si collocano tra poco più di 300 e circa 350 euro. Considerando il marchio, quindi Kowa Giappone, la costruzione, il campo visivo, la leggerezza, la resa generale, il rapporto prezzo-prestazioni mi sembra molto convincente. Tra i 4 modelli, personalmente l'8x32 è quello che consiglierei a chi cammina molto, osserva soprattutto di giorno e vuole un binocolo leggero, compatto, ma più comodo del classico 8x25, soprattutto panoramico. Il 10x32 offre un po' più di dettaglio per il birdwatcher, mantenendo ingombri ridotti. L'8x42 è l'universale comodo per chi cerca luminosità e grande comfort, mentre il 10x42 potrebbe essere per qualcuno tra voi la scelta più completa
per chi vuole più ingrandimento senza salire troppo di prezzo. Non possono competere certamente con un top di gamma, come ad esempio il Kowa Genesis, soprattutto per correzione cromatica, contrasto e nitidezza, e ovviamente anche un po' di rese ai bordi. Però questo secondo me è il punto più interessante, perché la differenza prestazionale non mi è sembrata proporzionale alla differenza di prezzo. I nuovi SV terzi riescono infatti a offrire un'esperienza osservativa concreta, moderna anche per il design e piacevole, senza richiedere un investimento importante. Li vedo molto bene quindi per il birdwatching, per le passeggiate naturalistiche, anche per l'escursionismo un po' più intenso, per l'osservazione del paesaggio e per i viaggi, e anche come secondo binocolo da tenere sempre pronto. Sono quindi strumenti che potrei consigliare anche a chi vuole regalare un vero binocolo, ad esempio alla moglie, ai figli per la promozione, agli amici, senza acquistare un prodotto troppo anonimo o troppo economico. Per quanto riguarda i prezzi italiani, ve lo ripeto, Auriga nel mese di luglio 2026 mi ha comunicato questi importi: 319 euro per il l'8x32, 3,29 per il 10x32, 3,39 per l'8x42 e 3,49 per il 10x42. Dovrebbero essere disponibili al pubblico indicativamente verso metà luglio 2026. Prima di chiudere desidero ringraziare Günther Reisner di Kowa Optimal Deutschland per avermi fornito in anteprima, direi verso l'inizio di giugno, i 4 esemplari della nuova serie Kowa SV terzi, consentendomi quindi di provarli sul campo per voi prima della presentazione ufficiale. Ringrazio anche Auriga, Valerio Zuffi, Matteo Di Bella, distributore ufficiale Kowa per l'Italia, per avermi comunicato i prezzi ufficiali destinati al mercato italiano. Un sentito ringraziamento va anche alla dottoressa Barbara Ravasio della Riserva Naturale Palude Brabbia, perché mi ha concesso di registrare le riprese video e le fotografie in una zona ad accesso limitato della riserva, e questo quindi mi ha consentito di lavorare in tranquillità e soprattutto di mantenere la riservatezza, rispettando l'embargo previsto per la presentazione ufficiale, che è il 6 luglio. Come sempre le impressioni che avete ascoltato derivano dalle mie prove pratiche sul campo e dai confronti effettuati con altri strumenti in mio possesso. Vi invito a leggere ancora una volta l'articolo completo su binomania.it, dove troverete tabelle, fotografie, dati tecnici e impressioni più dettagliate e oltre 1600 recensioni. Se questo video vi è stato utile, ragazzi, iscrivetevi al canale, solo il 20% di voi lo fa, lasciate un commento e fatemi sapere qui sotto quale dei 4 formati vi sembra più interessante. Vi aspetto anche sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli, sul forum di Binomania, dove possiamo continuare a confrontarci con calma. Se poi volete seguire più da vicino il mio lavoro, apprezzate il mio lavoro, scoprire indiscrezioni, anteprime e contenuti dietro le quinte, potreste valutare l'iscrizione a Binomania Inside, uno spazio dedicato a voi appassionati più curiosi e affezionati. Insomma, trovate il link qui sotto in descrizione. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, a presto e buone osservazioni a tutti, qui dalla Riserva Naturale Palude Brabbia con i nuovi Kowa SV terzi. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.